Il problema di noi camperisti è che non ci laviamo. Eh sì, questo è quello che normalmente si dice in giro, ma sarà verità? Sì. No, noi ci laviamo, però cosa vi parlo? Della doccia? L'avete già vista. Vi parlo del bidet, come lo facciamo? Mi sembra il caso. Poi sono tutti argomenti ormai inflazionati, ma c'è una cosa che molti non parlano. Molti camperisti ci tengono a lavare il proprio camper. E perché? Noi spesso sovente siamo in spiaggia, siamo davanti a queste bellissime spiagge con questo bel venticello e tanta salsedine. E la salsedine cosa fa? Fa arrugginire il tuo mezzo. E quindi hai bisogno costantemente di lavarlo. Perché bruto non diventi troppo bruto. Che è lì. Ogni tanto abbiamo bisogno di lavarlo. Una volta l'abbiamo lavato in Marocco perché c'erano questi autolavaggi alti tipo 5-6 metri per i camion. È perché era pieno di sabbia, dentro, fuori, sopra, sotto, pannelli, di tutto. E quindi abbiamo deciso di lavarlo. Comunque ragazzi, soprattutto fuori dall'Europa, non è per nulla facile trovare un posto dove poter lavare un camper che ha un'altezza considerevole di 3 metri o più. Di solito sono lavaggi per auto. Io in Italia, vicino a casa, non mi ricordavo che ce ne fossero alcuni che potessero accogliere la bellezza di Bruto e la sua altezza. Noi abbiamo trovato la soluzione per lavarci. E per noi? No, per lavarci no, beh, volendo anche noi. Anche noi, sì. Ma per lavare anche Bruto, perché non sempre si trova un autolavaggio. E di che cosa abbiamo bisogno in questo caso? Abbiamo bisogno solo ed esclusivamente di un po' d'acqua, quindi classico tubicino che esce dalla fontanella. Compressione? Ma anche no. E adesso vi faccio vedere il perché. Chi è che ci viene in soccorso? Ancora una volta la Vevor, che a queste genialità di prodotti ci fornisce una bella idropulitrice ad acqua fredda regolabile a 3 velocità. E adesso ve la faccio vedere. Abbiamo innanzitutto il corpo macchina dell'idropulitrice, che è a batterie, quindi non avete bisogno di energia elettrica. Una sua batteria a 20 volt 4 ampere. Già avete sentito il rumore. Poi è corredata di tutta una serie di prodotti. Ovviamente si può mettere la sua prolunga con quelli che sono gli augelli, tutti ad incastro, dove hai le sue varie tipologie di uscita, dove hai la possibilità di regolare il getto, se farò da 20 gradi, da 25, da 30, da 40, ha diverse regolazioni. Questo per riuscire a dare più pressione o più ampiezza allo spruzzo. Questo si inserisce qua dentro e la lancia è pronta. Di solito quando si lava si usa il sapone. Se siete in una zona dove potete utilizzarlo senza inquinare, c'è anche l'utensile da inserire al posto degli ugelli per poter spruzzare il sapone che voi volete. Io in questo caso non lo metto, non ce l'ho, però noi abbiamo un sapone ecologico che volendo potrebbe anche essere usato in un prato. Però vabbè, in questo caso per farvi vedere la dimostrazione non lo metterò. Non avete bisogno di corrente elettrica, non avete bisogno addirittura di un allaccio idraulico, perché guardate qua, viene in dotazione con il suo cavo, i suoi raccordi. Vi consiglio di controllare perché il raccordo in diverse nazioni cambia e quindi dovete prendere i vari adattatori, ma in questo caso io non ho l'adattatore grande per questo rubinetto. E allora cosa ho fatto? Siccome all'interno viene anche questo secchio pieghevole con un suo filtro, io ho messo direttamente il tubo lì dentro, aprirò quando va bene e inizierò a spruzzare. Dopodiché ha la sua batteria elettrica. L'ugello ha diverse regolazioni, ne ha 4 o 5. Allora 0, quindi ha un getto molto, diciamo così, fisso. Poi c'è un 15 gradi. Poi c'è un 25 gradi. Poi c'è un 40 gradi. Mi allontano perché fra un po' mi lavi a me. Poi c'è la doccia normale. E poi c'è questo che non ho capito cos'è. Ah, uno spruzzo. Poi anche qua abbiamo 3 velocità. Velocità lenta, velocità 2, velocità 3. Potenza 3, potenza massima a 652 PSI, da non confondere con i bar, che non è una potenza enorme, però essendo un prodotto portatile, per sciacquare il camper e lavarlo, secondo me è più che sufficiente. Però tenete in considerazione che non è l'autolavaggio sotto casa, ok? Tipo voi passate una bella spugna, guardate, solo con la mano. Secondo me è un buon getto per poterlo lavare. Vi faccio un esempio sulla carrozzeria dove è un po' sporca, come pulisce. Non c'è sapone,
e se ipotesi non andiamo a sgrassare anche solo con le mani. Insomma, questo secchio portatile, vedete? Lo puoi portare dove vuoi. Io vado a fare il muso perché praticamente con 2 metri di gomma che c'è dentro puoi farti tutto il camper. Per noi è anche utile per lavare i pannelli, non ci vuoi tirare fuori la scala già che sono qua. No! Domani lo ricarichiamo e lo usiamo per farci la doccia. Dai! Vuoi dire qualcosa tipo alla prossima? Sì. Se lo volete? Link in descrizione e codice sconto. Se lo volete, Non andate via, aspettate un attimo perché abbiamo una super notizia da darvi. Ma che dico notizia? Una novità! Ma che dico novità? Uno scoop! Uno scoop! Una minchia. Vogliamo dirvi che siamo presenti alla fiera di Parma, quindi sorpresona, voi che avete visto questo video lo sapete in anticipo. Se venite al salone del camper di Parma ci farebbe piacere vedervi, quindi se volete passare a salutarci sarà un onore per noi. Noi saremmo lì il 20, 21 e 22 settembre. Vi daremo poi le coordinate, quindi piazzola dove ci mettiamo. Iscrivetevi per saperlo su Telegram. Vi lascio qua sia QR code che il link perché lo diremo solo ed esclusivamente lì. Chi verrà a trovarci, ma soprattutto chi verrà il sabato, più o meno verso l'ora di sera, questo prodotto che avete appena visto verrà messo in palio. Ce ne sarà probabilmente anche un altro. Faremo una lotteria, un'estrazione con i numerini, non truccata, con i numerini. Se pagate, può anche truccare. Daremo un biglietto a ogni partecipante. Ci teniamo a condividere con voi anche le sponsorizzazioni che abbiamo fatto. Qualcuno di voi sarà fortunato e lo utilizzerà. Al prossimo video. E ci vediamo a Parma. Ciao!